Buongiorno bellissimi, bentornati. Oggi iniziamo un importante capitolo della camperizzazione. Sarà un bel video. Intanto vi faccio vedere come abbiamo lasciato Michelangelo. Se non avete visto l'ultimo video, è stata una bella sfida per levare completamente il pavimento, ma ce l'abbiamo fatta. Sto ancora pensando che cosa fare con la parte del guidatore, perché vedo che la zona più arrugginita del pavimento è quella che va in quella direzione, ma al tempo stesso l'azienda che mi fa l'omologazione mi ha detto di non toccare i sedili, che devono essere quelli originali, quindi ho paura perché per alzare il pavimento devo smontarli e non so se c'è qualche sistema, qualche molla ad aria, a pressione. E mentre voi non guardavate, io ho anche tagliato via i pezzi di viti che fuoriuscivano ancora dai montanti. Qualche volta però sono andato un po' troppo aggressivo, quindi mi sa che qua dovremo dare una stuccata. Quindi, dopo questo lungo preambolo, vi dirò che il capitolo di oggi è in particolare dedicato alla verniciatura. Ma prima facciamo l'interno, adesso grattiamo un po' di ruggine. Bene, per farlo in sicurezza ci servono guanti, occhiali, spazzola per grattare manualmente la ruggine, una spazzola per grattare la ruggine con l'avvitatore o il trapano, mascherina fondamentale e filtri. Ho preso dei filtri 1P3 perché andranno bene anche per l'antiruggine, l'acetone e poi le vernici. Avvitatore e un taglierino per eliminare i siliconi che sono avanzati. Sono stato stamattina a prendere mascherine e filtro. Porca miseria, 38 euro per la mascherina, non me li aspettavo. Però la salute è questa, quindi assolutamente li spendiamo tutti. Mentre le spazzole le ho prese già qualche giorno fa. Adesso vi aggiorno anche sui costi attuali della camperizzazione. Anche stavolta ero un po' ottimista. Se non altro abbiamo ottenuto la risposta che cercavamo. In questa zona tutto bene, tutto a posto. Qui è dove c'era un po' più di ruggine. Qua c'è un problemino, ma direi che è più che facilmente risolvibile. Ci sono punti magari dove ho dovuto grattare un po' di più e dove metterò dello stucco, ma proprio in prossimità dei sedili, proprio dove temevo di dover alzare, ho trovato questo. A parte il fatto che qui la ruggine si è mangiata la lamiera così tanto da creare un buco, da qui è uscita dell'acqua, il che vuol dire che probabilmente c'è un'infiltrazione o comunque all'interno è rimasto umido per tanto tempo, si è creata la condensa, vai tu a sapere, però non possiamo lasciarlo così. Quindi dovremo smontare un po' tutto. Questo lato non dovrebbe essere troppo complicato, questo invece mi preoccupa un po' di più, perché non so se questo sedile ha sistemi a pressione o vai tu a sapere. Poi qua sotto c'è il vano per le batterie, ma bene, direi che dobbiamo cambiare il nome di questo capitolo da verniciatura a ruggine e cabina del guidatore. Quindi per oggi direi che ci fermiamo qua. Mi devo studiare la cosa, devo vedere se c'è un modo specifico per togliere quel sedile e continuiamo domani. Eccoci, buongiorno. Allora, mi sono informato e le uniche cose a cui fare attenzione smontando il sedile in realtà sono se ci sono l'airbag e dei sensori collegati all'airbag, ma onestamente in un mezzo così vecchio dubito che ci siano
e in ogni caso facciamo attenzione, se troviamo dei cavi, cavetti, li stacchiamo con calma e ce li segniamo, ci ricordiamo di riattaccarli dopo. Mentre non guardavate ho già svuotato tutto quanto, adesso tolgo anche quelle. L'unica cosa che ci rallenterà un po' è il fatto che manterrò la porta chiusa perché ci sono ancora le vespe, quindi ci dovremo intrufolare qua sotto per smontare tutto in maniera un po' scomoda. Ma vi dirò, se non crea troppi problemi sono quasi contento di doverli smontare, così facciamo un bel isolamento che coinvolge anche la cabina del guidatore ed evitiamo ponti termici, evitiamo che il freddo entri dalla zona davanti, insomma. Anche perché la porta è là, quindi se avessi voluto chiudere avrei dovuto poi creare anche un sistema per passare da quella zona di là a questa di qua. Dai, vediamo il lato positivo. Ok, sono stracontento perché questa parte sta venendo via molto più facilmente di quanto temessi e vedo che comunque la ruggine si ferma a un certo punto. Adesso togliamo il sedile se ce la faccio. Non ho trovato viti davanti, quindi boh, intanto smonto quelle dietro e vediamo se si muove. E vediamo. Anzi, facciamo una cosa, vediamo se sollevando il vano batterie riusciamo a vedere com'è fissato sotto. Vedo altri due vitozzi qua davanti e poi giustamente qui ci sono i cavi delle batterie, ne abbiamo due. Vedo che c'è una singolare polverina bianca qua, altro che scuolabus, mi sa che nascondevano qualcosa. Era pesantino e direi che ci siamo meritati una banana. Ho notato che la parte superiore del sedile era agganciata solo con due vitozzi davanti e un pistoncino più la cintura di sicurezza e ho pensato che togliendolo avrei avuto più ampia visuale e più spazio di lavoro. Era un consiglio di mio padre quando facevo il giardiniere cercare sempre una posizione di lavoro comoda, soprattutto per fare cose lunghe o complicate. Alla grande, alla grandissima, che meraviglia, perché la ruggine finisce qua e anche se non togliamo del tutto questo bussolotto riusciamo a grattare e a lavorare su questa parte. Che spettacolo! Oggi sembra proprio una giornata fortunata. Ok, ero così preso bene che sono andato un po' avanti, ho smontato la copertura dell'uscita di sicurezza, l'ho tirata la leva e si è aperta la porta! Non so perché non l'avessi mai fatto prima, avevo un po' di timori. Ho tolto il tappetino da qua e smontato lo scalino, così potevamo vedere bene tutto quanto e mi sembra comunque che la lamiera là, a parte là che è un po' da grattare, ma
mi sembra in ottimo stato, quindi veramente l'unica cosa da sistemare è questa. Com'è là sotto? Vedete qualcosa voi? Ah, e nel frattempo ho anche scoperto un nuovo nido di vespe, bello grandino, e mi sa che dovremmo risolvere questa cosa rapidamente. Ma quanto è bello! Come si chiude adesso? Questa? Ecco perché mi faceva paura quella leva. Ah. Basta, per oggi ce ne andiamo. Sono super soddisfatto, è stata una giornata estremamente produttiva e proficua. Siamo stati molto fortunati sotto diversi aspetti. L'unica cosa è che ho scoperto la porta non posso più richiuderla se non con le batterie, quindi tra un bel po' di tempo. A domani! Buongiorno bellissimi! Ieri sera è successa una cosa, vi faccio vedere. Senza troppi preamboli è caduta questa finestra, così proprio paff! Siamo stati fortunati perché non si è spaccato il vetro, non si è rotto niente, ma questo mi ha fatto venire il dubbio che togliendo le cornici interne, le parti esterne fossero solo incollate, con questo caldo la colla sia un po' sciolta e le finestre possano scivolare giù, così come è successo. Quindi questa è stata la soluzione provvisoria di ieri sera, dato che era tardi e non avevo tempo di fissare di nuovo le cornici, ma stamattina non vi ho fatto vedere perché è stata una cosa semplice e ripetitiva. Ho fissato nuovamente le cornici all'interno in modo da tenere le finestre bloccate. Un'altra cosa che ho fatto mentre voi non guardavate è stato studiare un po' questa zona arrugginita. Ho parlato con un mio amico saldatore, il quale mi ha detto che secondo lui non vale la pena tagliare e sostituire la lamiera, perché comunque non è una trave portante e sotto è in buono stato, quindi c'è solo veramente questi piccoli buchini fastidiosi. Quindi secondo lui dovrei solamente dare una bella grattata e poi stuccare. Facciamo così. Banana. Ridi e scherza, l'ultima grattata mi ha richiesto 3 ore perché ho notato che oltre ai punti in cui c'erano le viti, sui vari montanti e in realtà anche sui supporti superiori ci sono tanti punti piccolini in cui la vernice è venuta a mancare, tanti buchini con un po' di polvere rugginosa, quindi ho grattato, ho tirato via la vernice fin dove veniva e così facciamo un lavoro più esteso. C'è anche un punto in cui mi sa, anzi sono praticamente sicuro che lo stucco non basterà, che è questo qua. Qua mi sa che dobbiamo fare un lavoro di saldatura. Qua invece anche in seguito all'ultima grattata ha una buona resistenza e i buchini sono molto sottili, quindi più persone mi hanno consigliato di usare semplicemente uno stucco e anche l'azienda che mi ha mandato gli stucchi di cui adesso vi parlo al volo perché andiamo a cercare l'antiruggine. In realtà ho questi 2 scatoloni in camera già da parecchio tempo,
ma aspettavo questo momento per fare l'unboxing insieme a voi. L'azienda che me li ha mandati possiamo dire che è il primo sponsor di questo progetto, più avanti ve ne presenterò anche altri a seconda della fase, però per la fase preparazione alla verniciatura e verniciatura mi sono affidato a loro perché dopo varie ricerche ho trovato che erano la scelta che volevo fare indipendentemente dal loro sostegno oppure no. E loro hanno deciso di sostenermi nel progetto e quindi mi hanno mandato questi prodotti che adesso vi mostro e mi hanno già mandato in realtà anche le vernici che useremo per colorare l'esterno, tutto quanto gratuitamente. Io metterò comunque i costi come se avessi speso questi soldi, perché alla fine del progetto voglio vedere quanto verrebbe a costare in totale un progetto del genere, indipendentemente da queste sponsorizzazioni. Però ecco, per correttezza vi dico che ho ricevuto questi prodotti gratuitamente. Ah sì, piccolo dettaglio, si chiamano esperti della vernice.it. Vi metto il link in descrizione. Intanto devo dire che già mi piace il fatto che l'imballaggio è di cartone, di carta. Come vedete mi ha già mandato parecchie cose che ci serviranno anche per la preparazione alla verniciatura esterna. Abbiamo un diluente epossidico, un rimuove silicone, un altro, un induritore epox. Questo non so cosa sia. Uno stucco a poliestere, un fondo epossidico, un altro stucco poliestere a spatola e immagino un altro stucco poliestere a spatola. Delle spatole. Questo è quello che ci servirà sul telaio. Uno stucco poliestere con fibre di alluminio e questo invece è uno stucco con fibre di vetro. Questa è una via di mezzo tra quello più fine e quello più pesante. Carta abrasiva a diverse grane. E questi cosa sono? Indurente. Anche questo ancora non so come si utilizza, ma non abbiamo ancora trovato quello che ci serve adesso. Ecco, io continuerei a scegliere loro anche solo per gli imballaggi di carta. Mi hanno mandato le vaschette e i rulli per colorare, perché faremo tutta la colorazione, la verniciatura a mano. Questi non so cosa sia. Un po' di recipienti scotch di carta, un fondo epossidico grigio, un induritore epossidrico e un altro induritore epossidico. Eccolo! Dulcis in fundo, un convertitore di ruggine filmante. Blocca e trasforma la ruggine in uno strato protettivo perfettamente ancorato al metallo. Pulire accuratamente e sgrassare la superficie da trattare. Quindi prossimo passo, sgrassare e pulire bene le superfici. Sono estremamente soddisfatto da questo unboxing, a parte per la parte sostenibilità dell'imballaggio che in pochi considerano, ma anche perché ci sono un sacco di cose che non conosco, quindi c'è tanto da imparare. E ringrazio ancora Carlo e Leonardo che sono stati veramente gentilissimi in tutto il processo. Adesso direi che possiamo finalmente usare questo convertitore. Ho letto che è meglio fare un'area alla volta piuttosto che pulire tutto quanto con l'acetone e poi passare il convertitore di ruggine. Questo perché dopo aver pulito bene e passato l'acetone che serve a sgrassare, se noi continuassimo in tutto il veicolo, l'acetone evaporerebbe completamente e c'è il rischio che delle polveri si riattacchino alla superficie sporcandola nuovamente. Quindi la nostra procedura sarà questa: straccio per rimuovere la polvere, subito dopo straccio imbevuto di acetone per sgrassare la superficie e immediatamente diamo un primo strato di convertitore di ruggine. Tutto ciò però lo facciamo con la mascherina perché questi liquidi hanno dei vapori che non vanno proprio bene inalati.
Alla fine non riuscivo più a spennellare dato che è buio e gli occhiali mi si appannavano, ma abbiamo terminato. Adesso sul convertitore c'è scritto 12 ore di attesa, ma leggevo che aspettare un po' di più è anche meglio, quindi mi sa che gli lasciamo 24 ore e poi decidiamo se dare una seconda mano di convertitore o se passare all'antirombo. A dopo domani. Ma quanto è bello! Sono passati in realtà non 2 giorni, ma ben 3. C'è un motivo molto valido, e cioè che ieri, quindi dopodomani del video che avete visto, ho semplicemente passato 1 ora e mezza, 2 ore circa, a dare una seconda mano di convertitore di ruggine. Oggi, che sono passate già 36 ore, quindi oggi lavoriamo al pomeriggio, sono passate 36 ore dalla seconda passata di convertitore e quindi niente, oggi vi lascio di stucco. Prima però vi faccio vedere l'effetto del convertitore di ruggine che ho utilizzato. Guardate che strano, è diventato tutto quanto nerissimo, non si vede più assolutamente neanche un po' il colore della ruggine. Sembra veramente una magia. Qua fa quasi paura, sembra una malattia che si sta diffondendo, invece si è fermata. Qui invece abbiamo un bel problema, perché ho provato a dare dei colpetti con un cacciavite per capire se avrei potuto aggiustare anche questo buco con lo stucco, ma no, è troppo grande. Qua dovremmo fare un intervento un po' più serio. Però per tutti gli altri buchini, adesso vi faccio vedere che cosa utilizzeremo. Se siete stati attenti durante l'unboxing avrete notato che tra i vari prodotti che ho ricevuto c'è uno stucco in fibre di alluminio. Questo, mi diceva Carlo di Esperti della Vernice, è uno dei prodotti più fighi che hanno e praticamente mi servirà a chiudere con una pasta tutte le zone in cui il metallo è stato mangiato, addirittura dove ci sono dei buchini fino a 2 centimetri. Essendo in fibre di alluminio è uno stucco che non si rompe con le vibrazioni ed è fatto apposta per stuccare parti più strutturali rispetto a magari uno stucco di finitura che viene invece utilizzato per la vernice esterna. Come potete immaginare io non ho mai usato questo tipo di stucchi, quindi mi sono visto un paio di tutorial, ho mandato dei messaggini a Carlo che mi ha spiegato come usarlo e proviamo, Dio vince calzocetto. Da quel che ho capito, alla pasta che c'è qua dentro dobbiamo aggiungere qualche goccia di un catalizzatore che attiva una reazione chimica e attiva il processo di indurimento. Le proporzioni sono abbastanza divertenti perché da un lato mi dicono il 2-3% e dall'altro mi dice a occhio una noce di stucco, una lenticchia di catalizzatore. Cos'è una lenticchia? È una noce. Sembrano le ricette della nonna. Sì, fai un po' così, metti sale quanto basta. Quando vedi che è pronto, grazie. E per questo lavoro ci bastano i guanti e una mascherina FFP2. Quindi forse oggi evitiamo la sudata. Ah, dimenticavo! Come se non bastasse c'è anche una questione di tempo, perché una volta unito l'indurente con lo stucco ho tipo 5-10 minuti prima che diventi durissimo. Quindi devo fare le cose no anche bene, ma veloce e bene. Voilà, wow, guarda qui questo argento zigrinato. Questa sarà una noce? Forse qualcosina di più? No, ecco, questa è una noce. Una lenticchia! Questa mi sembra una lenticchia. Ho visto fare così. Non so, ho l'impressione di aver messo poco indurente. Mettiamo ancora un po' di lenticchia. Ok, ora forse è troppo. E anche una spaccia catena. Ah sì, dimenticavo. Bisogna anche grattare un po' la superficie. Non deve essere liscia. Ah, mi sembra tutt'altro che liscia, ma va bene. Com'è, questa non è liscia. Dai. Proviamo. Fighissimo! Quale magia!
Anche oggi mi aspettavo di stare un po' di meno. Ci vediamo domani o dopodomani con... vedremo se passiamo all'antirombo o se proviamo a saldare quel punto di lamiera bucato. Mi fa un po' paura saldare, è una cosa che non sono bravo a fare. E qui con delle lamiere sottili c'è il rischio di fare veramente un disastro. Intanto, se il video vi sta piacendo, mi raccomando, mettete un like, condividetelo e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. A domani! E invece sono passati ben 10 giorni dall'ultima scena. Sono successe un sacco di cose in questi giorni, ma oggi stavo editando il video e mi sono accorto che siamo già a 26 minuti, quindi un video bello lungo e ci sono ancora un sacco di cose da raccontare per terminare il capitolo ruggine. Quindi ho deciso di dividere questo video qua, a metà. E continueremo con la fase di saldatura e antirombo. E spero che comunque vi sia piaciuto, che abbiate messo un like, condiviso il video e iscritti al canale e ci vediamo al prossimo. Ciao bellissimi!